Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un concept album basato sui misteri della storia di cui però il gruppo non riesce a rievocare il fascino a livello musicale, se non in parte. Se non hai vissuto sotto un sasso, saprai di sicuro che negli ultimi anni c'è stata una grande proliferazione di podcast true crime, di video su misteri della storia e in generale di contenuti su enigmi e dintorni. Capire il perché non è difficile, conoscendo un po' di psicologia umana. Molti di noi sono attratti dall'ignoto, da ciò che non comprendiamo, specie se è affascinante e pericoloso. Forse è proprio questo il tipo di fascino che volevano evocare i Dolezal con The Book of Mysteries, concept album basato proprio sui misteri della storia. Un'operazione però non del tutto riuscita. Terzo album di questo gruppo di Santiago del Cile, uscito ad appena un anno dal predecessore Dark Tales from Medieval Times, lo scorso 28 giugno, forse risente anche della fretta con cui è stato composto. Al suo interno il senso di mistero manca un po'. Se per lunghi tratti la loro musica è piacevole, solo ogni tanto i sudamericani riescono a fare la differenza. Colpa anche del genere, un heavy metal diviso tra partiture classiche e sonorità moderne. Sono presenti in più alcune influenze da altri generi, vanno da tastiere sinfoniche a qualche accenno progressive, passando per qualche vaga sfumatura thrash. Quella più forte è però il power metal. Non sempre presente, viene però fuori nei momenti più rapidi, negli assoli e in tante melodie. A livello musicale non c'è nulla di radicalmente nuovo, il che forse è il fatto più deludente a proposito di The Book of Mysteries. Visto che anch'io sono molto appassionata di misteri, avrei preferito che il gruppo osasse di più, specie a livello di sensazioni create. Non che volessi per forza un disco horror metal, ma almeno qualcosa di più oscuro, atmosferico e misterioso me lo aspettavo. Invece i Dolezal confezionano qualcosa di molto classico, che coincide poco coi testi. L'esempio più emblematico in tal senso è la opener Jack the Ripper. Ha un'atmosfera a tratti persino allegra, in contrasto totale col personaggio di cui parla il testo, che meritava qualcosa di molto più cupo e strisciante. Per fortuna, altrove, i Dolezal riescono a rappresentare a livello musicale gli enigmi contenuti nelle liriche. Per esempio, The Devil in My Ears è più oscura e rappresenta meglio l'aura misteriosa e i temi trattati nel disco. Ancor meglio fa Mary Celeste, oltre ad avere un ritornello molto catchy, essendo incalzante grazie alle sue venature power e a qualche tastiera sinfonica piazzata nel punto giusto, mostra una bella atmosfera, col giusto pathos attraverso i cambi di tempo. Mi è piaciuto inoltre il terzetto finale dedicato alla contessa Bathory, e in particolare la seconda, The Castle of Death, a quello che manca al resto del disco, ossia più mordente e un'atmosfera oscura. Tutto il resto però non riesce a spiccare, complice anche una certa ripetitività dei 52 minuti della scaletta. Contribuiscono a impedire a The Book of Mysteries di andare oltre un certo livello. Parliamo di un disco piacevole, carino come ascolto a tempo perso, ma certo non esaltante. Soprattutto è un'occasione persa per raccontare misteri affascinanti con musica alla loro altezza. Di certo da questo punto di vista i Dolezal possono e devono fare meglio. Speriamo di sentirli più focalizzati la prossima volta. Voto di Heavy Metal Heaven 65 su 100. Per oggi è tutto. Se hai apprezzato la recensione dicelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni pochi giorni. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!